Congo, cioè, è profondo 200 metri, cioè una roba pazzesca. Vive a lato dove ci sono le rapide, ma non sono 30 cm, 50, un metro al massimo di profondità, velocissimo. Nanocromis è questo piccolo genere con qualche specie dove Nanocromis sono molto piccoli, ok? Questa è la specie più grande perché il maschio arriva a 8 cm. Allora io compro 2 coppie, Lorenzo Vittoria compra 2 coppie, Enia Parivelli compra 2 coppie, arriviamo a casa, Lorenzo Vittoria le mette nella vasca, 400 microsiemens, e dal poi dice no, sono 250, non si scrive niente, no, si riproducono, 4 piccoli. Il maschio uccide la femmina, classico, perché tu dovresti separarli, ma lavorare per il giorno non si è accorto. E Enia Parivelli tiene 2 anni, succede niente. Allora, in un momento di debolezza aquariofila, li compro tutti io. Perché nel frattempo sono andato a visitare questo negozio di chi è responsabile delle catture dei pesci in Africa, Roland Ulrich. Lui ne tiene 25 in una vasca da 120 litri. Dice no, si riproducono. Allora io prendo tutto quello che rimane in Italia, il 7. Ok? Vi faccio vedere, questo è il fiume Congo, questo è quello famoso Malebo Pool da cui si dice vengono gli stratocranostimanti. Questo è l'andamento, questo è quanto per le altitudini, gli splendens in genere, questi sono i prodotti, quelli che ho io. I genitori vengono da Kinganga di solito. Quello tanto per darvi un'idea com'è il fiume, molto veloce. L'acqua del Congo non dovete pensare all'acqua tenera acida, no, è un'acqua pH 7, 7,2, 6,8, microsiemens siamo 200, 150 microsiemens, quindi non è malaccio, ok? Quindi non è l'acqua estrema di altre specie, tanto per darvi un'idea. Ok, questo come funziona? La coppia non è stabile, i maschi, allora li metto tutti insieme, tanto ormai, i maschi fanno un territorio, puliscono una zona, io uso una noce di cocco, voi dovete pensare a una cotta, eccetera. La femmina si chiude dentro, chiude tutto con la sabbia, poi aspetta, io ho visto varie volte questo comportamento, ma la femmina ogni volta se ne esce piena di uova, cioè una sola volta l'ho vista deporre, ho alzato il collo, a un certo punto mi stufavo. Però non mi è mai nato niente, nonostante abbia 120 microsiemens di conduttività e 7 esatto spaccato, e non so perché, probabilmente dovrei proprio tenerlo in vasca da solo. Credo di avere un video, Lorenzo, 2 video forse ecco qua come funziona il comportamento in Nanocromis, vediamo se li abbiamo tirati. Allora, eccolo lì, questo qua si fa notare. La femmina, vedete, ecco il Botanicus, eccolo lì, il maschio, ovviamente ha un bel pesce per me. La femmina va dentro, dovrebbe deporre, esce da casa, ma non l'ho vista deporre. Lui scaccia tutti e siamo contenti così. Sì, passano i pesci davanti, mi tengo sempre così io, perché tanto sono pesci che non mangiano, ma questi non mangiano quasi niente di piccoli. Forse non altro su questa cosa qua, no, prova a guardare quello, no, dov'è? Niente, l'abbiamo perso. Va bene, allora andiamo avanti, scusami, l'abbiamo perso, non so dove sia. Pace. Allora, rientriamo, perfetto, sì. Era sugli shorts, ecco perché, va bene. Era sugli shorts. Eccolo qua, riproduzione. Ecco qua, com'è? Maschio sta sopra tutto il tempo per 4 giorni. Impedisce alla femmina di uscire, lei è sotto, dovrebbe aver deposto. Una volta deposto le ho viste le uova. Non ho mai visto nascere niente, non so perché. Probabilmente è il disturbo. Dopodiché io mi ritrovo con ormai questi pesci, qualcuno è morto perché per età non vivono tantissimo.
ho due coppie, una femmina odiata da tutti e due i maschi, che la rincorrono tutto il tempo, l'altra femmina è quella corteggiata da tutti e due i maschi. Depongono tutte e due, mi sembra, però non mi è mai dato niente. Un altro successo, va bene, ce ne fai una ragione. Non va avanti, ecco qua. Ok, allora, come vi dicevo, lo scambio fra appassionato definito è importante. Allora, io adesso ho riprodotto il Benito Cronis, sono l'unico d'Europa, devo diffonderli, se no... Allora scrivo a Lamboy, dico, tanto io ho dei Benito Cronis, sì, in realtà lui voleva altre specie, ma io non ero così, tanti piccoli, allora. Che cosa mi puoi dare? Ma guarda, mi elenca 12-13 specie, di quelle possibili, no, ma io cosa per me. Dammi un Pelvicacronis che sia facile. Allora mi fa, va bene, ti do un intermedio fra i Cribensis e i Pulcher. I Silvie, allora questi li abbiamo conosciuti in letteratura come specie affini Subocellatus, vengono dalla Nigeria, sono del Subocellatus, lui li ha descritti dando il nome di sua moglie. Ok, Silvia, a posto. Ok, non si sa neanche dove siano diffusi per bene. Forse il fiume Niger, però il fiume Niger è una roba bestiale. Allora, questo Pelvicacronis è un pochino più esigente, ma non troppo, maschio e la femmina, maschio e femmina. Ok, facciamo una roba rocambolesca perché uno dei miei amici deve tenere una conferenza a un congresso di intelligenza artificiale a Vienna, allora io gli do i pesci, la poi lo aspetta all'aeroporto, gli dà i pesci, scambia i pesci, dopo 3 giorni sono a casa mia. Fantastico, è andata bene. Allora ho dei video, per favore, ultimi, siamo quasi alla fine. Grazie. Questi sono due maschi, dopo 4 mesi si confrontano sul territorio. Allora, eccolo qua, vai. Ovviamente maschio dominante, maschio più bello, dominato, sempre così, il più bello la paga sempre. Però si sono divisi. Questo è un po' i maschi dove si confrontano. E poi forse avevo anche un altro video su maschio e femmina che sì, allora è uno shorts ancora, uno degli altri due shorts. Questa non è mia, questa non è mia, lo credo. Sì. Questa invece ecco la femmina in corteggiamento. Come vedete nera, assomiglia tantissimo al Subocellatus, ma non lo è perché è molto meno definito di fronte. Sono molto giovani, hanno deposto una volta fino adesso e non ho visto niente, ci bisogna far passare un annetto. Sì, è così, sì. Nei Pelvicacronis non è il problema tenere i maschi assieme, le femmine. Le femmine si inseguono anche in maschi molto grandi senza ritegno. Sì, sono proprio terribili, le femmine fra di loro sono terribili. Va bene, possiamo andare avanti. Ok, allora vorrei andare verso la conclusione senza tediarvi eccessivamente. Ok, video, andiamo avanti. Cosa mettere insieme? Ecco qua la deposizione, come ve l'ho fatto vedere, hanno riposto senza perché non sanno leggere, quindi anche qua tu dici che il cromi depongono l'intercalità all'aperto sotto questa roba, un posto dove passare un pesce di ogni tipo, perché sono giovani, cresceranno. Ok, poi l'ultimo specie che vi presento, un momento di debolezza, Nitoia che ha una magnifica fish room di 12 vasche, tra cui le maggiori sono di 3 metri, di 2 metri e mezzo, mi dice devo traslocare. Panico perché mi vedo già portare vasche da 3 metri con le ventose, faccio no ma il dischio, no ma io volevo solo che tu prendessi una specie, ok? Allora si può fare, del Gabon mi dà questa che è una roba rarissima, poi guardandola capite anche perché è assolutamente quasi un colore, ok? Il Gabon è un paese problematico, non ci sono
a giugno c'è stato un colpo di stato, quindi secondo me ci saranno dei problemi. Mi dà un'altra cromido di latte a Kingsleigh, ok, dove diventa grande, diventa 15 cm, 16, è sempre incubatore orale materno, arenica. È un gruppo di 8 che lui aveva, poi hanno la tendenza a uccidersi fra di loro le femmine, purtroppo, ne sono rimaste 3. Le dà depongono, il maschio morirà il giorno dopo la deposizione, la seconda femmina 2 giorni dopo, cosa posso dirvi io? C'è uno degli ultimi video di Lorenzo, vi faccio vedere la femmina da sola contro tutto il resto della vasca porta avanti la covata, quindi credo che siamo in Europa in 5 di questa specie. Poi come capite, come dicono i miei amici, sono le specie belle che stanno bene nelle, no, sopra e sopra. Vai su questo all'ultimo qua a sinistra, no, l'altro, quell'altro. Allora, come dice Isoardi, che qua sono le specie belle che stanno bene nelle vasche altrui, oppure perché mi dicono sempre così. È quello lì sopra in alto, 0,12. Questa è la femmina con i piccoli. Allora, il problema qual è con i pesci del West Africa? Questo, malattia del buco. Quando tu inizi a spostarli, si stressano quando hanno una certa età e viene questa malattia per cui i microcronici muoiono in 3 giorni, non riesci neanche a curarli, onestamente, e robe di questo genere. Però i piccoli adesso io una decina, poi vabbè, vedrò di piazzare qualche appassionato europeo, così almeno sarà contento. Sarà qualche tedesco. No, a meno che non ci sia qualcuno che voglia qua, dei piccoli se volete. Allora, vado avanti. Allora, come fare aggressività corrente, nel senso pesce bersaglio? Primo, gestione di aggressività dipende dalle specie. Alcune volte te la cavi con vari, io lo faccio così, uso in genere vasche un po' più grandi, lo butto dentro qualche altro pesce in maniera tale che anche quando la coppia non è così, come dire, legata, si distrae, va in giro, non si massacra. La corrente, allora sono quasi tutti reofili, quasi tutti, serve molta corrente? No, anche perché se tu inizi ad aumentare la corrente i pesci competono per le zone dove non c'è corrente, quindi si massacrano di più. Tu la valuti, quando vedi che litigano tanto, allora aumenti la corrente, metti un'altra pompa di movimento. E poi ci sono dei pesci bersaglio. Quali pesci bersaglio? Io ne ho comprato quasi tutto quello che c'era comprabile. Aresti, questo è un Aresteo Persius caudalis, in realtà non lo è, probabilmente è del fiume dei figli, e questo è il famoso Phenacogrammus interruptus, che diventa molto grande. Ultimamente gli sconsiglio, sono pesci bellissimi, molto delicati, questi non sono costosi, altre specie sono molto costose, delicati perché hanno una bruttissima tendenza a morire anche solamente quando fai un cambio d'acqua un po' strano, vedendo quanto costa. Per esempio, in un momento veramente di debolezza compro questa specie, il Ricciardi, compro al gruppo a un prezzo che adesso non vi ripeto perché magari non li potrebbe sentire la conferenza, compro 15 esemplari, 14 femmine grigie e un maschio, che ovviamente muore dopo 4 mesi. Dai, 4 mesi non ci vedi. Allora, qui toglie ne compra altri, vi dico, no, le mie, te le regalo, mettiamo il retino dentro, per pescarli c'è anche lui, le femmine selvagge non muoiono. Sì, è vero, fa così, A questa brutta tendenza, cosa posso dirvi? C'è stato un momento davvero brutto della mia vita acquariofila e personale, ecco, questo puoi mandarlo, perché ero preso da acquisto compulsivo, ho preso tutti gli arresti che praticamente erano in commercio e li ho buttati dentro quasi tutti in
le comunità che poi si guardano in giro, dicono, ah vabbè, che possiamo farci? Tanto sono detritivo, diciamo così. Però, ecco, quelle sono le femmine, quelle di roba grigia, quelle sono le Aranziatus, questi sono molto belli, sono gli ultimi che ormai mi rimangono, di 16 dopo 5 anni. Ok? Penso che... no, non c'è da più no, ce ne sono ancora più. Allora, vado avanti, vediamo se si muove. Quasi è finito. Questa è la vasca, sì, all'inizio saltiamo, non c'è problema. Ecco qua, anche qui per dirvi cosa ho comprato. Io sprucio i listini, patevo scrivi, ma non c'era più di 5 anni di compra. Allora, sono pesci del che non vivono in gruppo, mentre gli altri tendono a stare più insieme. Questi maschi fanno dei territori, le femmine girano e i maschi si ammazzano fra loro come i ciclini, solo che costano più di ciclini. Vabbè, ci ho rinunciato, poi la fate tenerli. L'altro, ecco, a me piacciono molto questi, i bisticodus. I bisticodus sono dei mangialaghe, mangiano anche le alghe nere, fantastico, rimangono sotto i 10 cm, questo va molto bene. E poi ho scoperto gli Enteromus, che all'Interus vengono dalla zona del Camerun, Nigeria, questa è la popolazione della Nigeria. Ecco qua il Bisticodus teugensi, dice maculatus, lui anche il Canti dice maculatus, a me piacciono molto, non vivono proprio in zone di corrente, ma si adattano abbastanza. Sono periodicamente disponibili, ogni 4-5 anni li ritrovo in destino. Non vengono ancora riprodotti in maniera massiva, anzi, io non ho mai visto nessun comportamento di deposizione in questi anni, no. E questo è l'Enteromus, non è coloratissimo, ma è molto robusto e io l'ho tenuto anche con i microbi se sono attivi quando si riuniscono. Ok? Ecco, l'ultima, la mia perversione, è che quando sono in Germania vedo questo bellissimo pesce palla del Congo, rimane in 10 cm, allora non compro quello in Germania, ma dovrebbe essere così. Compro perché adesso li riproducono e lo tengo con i cicli. Questo è uno fra questi pesci palla che è lo Sciutebeni, il Congo Puffer del fiume Congo, vive solamente in acqua dolce, rimane sotto i 10 cm, non mangia gli altri pesci. Anzi, il problema è cibarlo quando hai qualche ciclide che viene, perché mangia solo sul gelato o vivo. Ho visto dei giapponesi che sono riusciti non so come a fargli mangiare anche il granulato, io gli ho scritto, mi hanno detto che loro usano questo mangime che però non viene in Europa e i giapponesi che lo vendevano a un prezzo esorbitante, però non ho ancora detto due cose. I do. Cosa? Allora, ne ho inizialmente 2, ma uno è morto durante l'estate calda purtroppo. Ho solo un esemplare, ma perché non ho visto dei grandi comportamenti, uno scacciava l'altro e l'altro veniva scacciato, questo è il comportamento. Non ti vanno a pinza i cicli di loro? No, sono i cicli che vanno a rompere le scatole a questi, purtroppo sì. Però torniamo che finisco, adesso abbiamo davvero finito, però devo dire che è simpatico effettivamente. Ok, vado avanti. L'ultima cosa per chi vorrebbe, che piante mettere in africano? Allora, io non sono di biotopo, il biotopo è quest'Africa che non esiste, perché in genere portano un pesce di quel fiume, un pesce del fiume che ha 300 km, quindi che biotopo puoi fare? Nessuno. Però, allora, si fa vasca Congo, che vuol dire tutto, vasca Camerun, vasca Guinea, cioè è il limite al massimo. Poi in realtà io uso queste piante, delle Anubias, così possono crescere le alghe sopra le Anubias, come cosa. Dei Crinum calamistratum e ultimamente sono anche disponibili dei Crinum natas. Se volete coltivarle, non fate come all'inizio, che non ho frutto fertile, adesso vanno bene perché ho capito che se compri le pastagliette di argilla, di elementi vicino, la pianta cresce. Probabilmente se avessi un pianto di CO2 andrebbe molto
invece ci sono questi cicli che hanno scoperto 2 anni fa, non si sa neanche se sono dei tisocromi, se parancromi, non si sa. Però era resa disponibile per le scanner commerciali, ma abbiamo comprati un po' fra di noi, ok? Così magari ce la coppia. Perché il problema di quando ti arrivano le riproduzioni che stai accasando qualcosa all'allevatore sono tutti maschi o sono tutti femmine. E questo è il classico. E con i parancromi è facile. E vabbè, adesso vedremo se riusciremo a riprodurre anche questi cicli o no. Va bene, grazie a tutti. Grazie Livio, grazie a tutti. Ci sono delle domande? Curiosità? Quindi siamo alla chiusura. Conclusioni? Lorenzo, vuoi dire qualcosa? Sì. Dai Lorenzo, allora io ripeto per l'ennesima volta ringraziamenti a tutti, in particolare alle associazioni che hanno partecipato, ad Acquari Naturali, che è anche un'associazione. Lorenzo è il presidente, non vuole parlare, però un applauso glielo facciamo. Grazie a tutti per essere venuti questi 2 giorni, tutte le associazioni che si sono prestate su 1000 livelli diversi, che sono allestito le vasche, che si è ammazzato per tutta la parte organizzativa, che quest'anno veramente un sacco di gente, non si prende anche da che parte di farmi a ringraziare tutti, grazie davvero. E l'anno prossimo non saremo qua con la manifestazione, andremo a Roma all'Orto Botanico e spero di vedervi anche là. Almeno mi state un pochino. Abbiamo già preso da carico del CIR. CIR ci pensavo lui. Non l'ho già fatto, mi dispiace. Tutta casa in Roberto. Piacere. Grazie a tutti.